Bentornati a EU Factor Next, il nostro appuntamento settimanale con le politiche europee di coesione. Piccolo aggiornamento, mancano 3 mesi e mezzo al 9 giugno, data delle prossime elezioni europee. Un appuntamento al quale, non lo diremo mai abbastanza, bisogna arrivare preparati, soprattutto se si vota per la prima volta. Gli appuntamenti per i new voters cosiddetti, soprattutto le classi quarte e quinte delle scuole superiori, non sono una novità qui a EU Factor Next e non lo sono neppure nella regione a cui abbiamo fatto visita in questi giorni. Stiamo parlando della Lombardia. La novità in Lombardia è che c'è un luogo nuovo da circa un anno per svolgere questi appuntamenti di informazione molto importanti che hanno visto infatti centinaia di prenotazioni da parte delle scuole di qui al 9 di giugno. Andiamo allora a scoprirlo in via Fabio Filzi, a 2 passi dalla stazione centrale e ai piedi del Pirellone, il palazzo della regione Lombardia. Lo Europe Dire Lombardia insieme a Regione Lombardia ha realizzato lo scorso anno, inaugurato a giugno, questo spazio Europa, uno spazio aperto alla città. Noi qui ci troviamo alla base del grattacielo Pirelli, dove è la sede del Consiglio regionale. Come vedete è possibile realizzare appunto una serie di attività, non solo eventi, ma un percorso dedicato alle principali politiche europee, all'Europa, prevalentemente dedicato alle scuole e anche ai gruppi, perché qui si fanno anche formazione per i funzionari, è possibile approfondire le istituzioni, i fondamenti dell'Europa. Ci sono 2 sportelli informativi aperti ai giovani, quindi uno dedicato alle opportunità di studio, di tirocinio e di volontariato in Europa, un altro sportello dedicato alle informazioni sui bandi, programmi europei. In particolare quest'anno abbiamo dedicato un corner alle elezioni europee e in particolare questo percorso viene dedicato quest'anno ai new voters, cioè alle quarte e quinte. Quest'anno abbiamo circa 1100 prenotazioni entro aprile e è possibile quindi per le classi, per gli studenti, per i giovani effettuare questo percorso anche su tematiche specifiche. Lo Europe Dire Lombardia ha 12 punti locali che si chiamano punti Europa, ognuno è uno sportello localizzato in ogni provincia e si trova presso appunto gli uffici territoriali regionali, perché Regione Lombardia ha in ogni provincia proprio delle proprie strutture e presso questi sportelli, i punti Europa, è possibile andare a chiedere informazioni e ad approfondire su tematiche europee. La regione Lombardia è anche un luogo particolare dal punto di vista europeo perché è frontaliera di un paese non europeo come la Svizzera, con la quale tuttavia senza grosse difficoltà riesce a svolgere progetti anche finanziati con fondi europei di coesione, un po' come fa l'Alto Adige assieme all'Austria, luoghi di cui abbiamo parlato nelle scorse puntate. Però, dato che i nostri confini vogliamo sempre allargarli, vogliamo proporvi anche un'altra opportunità, l'opportunità di fare un percorso di studi in addirittura 3 paesi diversi, obbligatoriamente, non c'è alternativa. Se state progettando un master dei vostri studi dopo la laurea, allora dovreste valutare Erasmus Mundus. Would you like to study a master's degree at different universities? Che ne direste di fare il master in tante università, anziché una soltanto? Sono Irene Barahona per EU Factor Next e mi trovo a Coimbra, in Portogallo, dove si trova un'università aderente a Erasmus Mundus. One of the oldest universities in Portugal. L'Università di Coimbra è tra le più antiche del Portogallo ed Europa e accoglie nelle sue aule uno dei master internazionali Erasmus Mundus che coinvolgono almeno 3 istituzioni da 3 diversi paesi e numerosi partner associati, accademici e non. Andiamo a conoscere alcuni di questi studenti internazionali. Yo soy Andrea, vengo de España y estoy estudiando aquí un máster de Erasmus Mundus. Io sono Andrea, vengo dalla Spagna e faccio un master Erasmus Mundus su acustica e vibrazioni. Il primo quadrimestre lo faccio qui a Coimbra, poi andrò a Gandia, vicino a Valencia, infine a Marsiglia, in Francia. Seguirà poi un 4º trimestre per il praticantato, chissà dove. Me muchísimo la posibilidad de irme moviendo cada 6 meses y conocer distintas culturas, ir cambiando de país y de localización. Ho scelto un master come questo perché vado matta per l'idea di potermi spostare in un luogo nuovo ogni 6 mesi e conoscere culture diverse. Le lezioni sono tutte in inglese, non ci sono mai più di 2 persone provenienti dallo stesso paese, quindi è un mix multiculturale.
Bueno, soy Sara, soy franco-mexicana, he vivido... Mi chiamo Sara, sono franco-messicana, ho vissuto quasi tutta la vita in Messico e sono qui a fare il cosiddetto Waves Master in acustica e vibrazioni. Ho cercato continuità nel mio percorso di studi iniziato in Messico, ma volevo anche uscire a scoprire altre culture e altre università. Continuidad a mi proyecto de investigación en México y también era un poco la oportunidad de conocer cómo son las universidades fuera de México. Ringraziamo Irene per averci fatto scoprire Erasmus Mundus. Se avete un master in mente, fatelo col trolley in mano in 3 paesi per 24 mesi, ma non è tutto, ci sono ancora altre opportunità. Erasmus Mundus è una di queste, altre devono ancora cominciare, ma sono ormai pronte a partire. Ce ne parla Gustav Klimt, ce ne parla Amey Zoutberg. Hi everybody and welcome back to another video for EU Fact Next. My name is Amey Zoutberg and today we're going to be talking about studying in another EU country. Parliamo di studio in un altro paese europeo. Un semestre all'estero è sempre l'ideale per espandere, letteralmente, i vostri orizzonti e creare legami che durano una vita. Parlo per esperienza. Primo consiglio, la EU Student Card, una carta che sarà disponibile a breve e vi consentirà di accedere a luoghi di cultura in tutta l'Unione, ma anche di ottenere facilitazioni se decidete di spostarvi. Secondly, there are the EU international programs. Have you ever heard of the Erasmus Mundus programs? Secondo, i programmi internazionali quali Erasmus Mundus di cui vi ha parlato Irene. Si può andare dall'Olanda alla Lettonia, anche nel Regno Unito. Io sto valutando i corsi di giornalismo e gli studi internazionali. Sono esperienze che fanno un figurone nel curriculum. Netherlands, and then the semester after that in the UK, and maybe after that, who knows? Terzo, gli scambi Erasmus, già noti, ma molti non sanno che ci sono anche le borse di studio Erasmus. Andate a cercarle. Magari il prossimo semestre sarete all'estero e gratis! Per concludere un consiglio a livello pro, se volete potete restare a casa. Andate comunque a controllare cosa organizza Erasmus Plus nella vostra città. Troverete attività culturali e ricreative internazionali per conoscere cose nuove e gente nuova. Maybe next semester you'll find yourself abroad and for free. Ci siamo andati anche noi agli appuntamenti internazionali organizzati tra studenti Erasmus o Erasmus Plus. Ve lo ricordate? Ci siamo anche divertiti parecchio. Quindi andate a cercarne qualcuno vicino a voi. Tanto ci trovate qui la settimana prossima con EU Factor Next.